curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buongiorno a tutti, eccoci qui. Oggi abbiamo un'autrice, Veronica N.M. Green. Si legge così? Sì, buonasera, va benissimo. Ok. Veronica, ci presenti il tuo libro, come si chiama e ce lo racconti un pochino? Certo, volentieri. La mia ultima, opera, eccola qua, si intitola A proposito di Lisa, poi Allora, immagino... che c'è il tuo nome, c'hai proprio il nome qui? Esatto. Vabbè, dopo Eccola. la metterò in qui. Ok, a Ecco, quindi proposito di Lisa. il libro è un romanzo di formazione, e è uscito circa da un anno, inclusivo, ambientato a Trento, nella mia città, che ho deciso di scrivere come stimolo per raccontare la storia di una città che spesso è lodata, apprezzata, anche un po' sopravvalutata a volte, ma soprattutto dei suoi cittadini che sono poco conosciuti e solitamente anche oggetto di pregiudizi, come capita un po' in tutte le città. Eppure Trento e i trentini nascondono molte sfumature e quindi per via un po' della mia esperienza di vita che mi ha portato a vivere anche in diversi luoghi, non solo a Trento, ho deciso di portare a galla tutta una serie di problematiche come le dipendenze, la famiglia disfunzionale, la depressione, l'ansia, in una storia che andasse a coniugare appunto la storia della città e dei suoi abitanti con tutte queste tematiche abbastanza attuali. Quindi questa un po' è, per riassumere, la parte più generica che riguarda il romanzo. E questo romanzo ha il personaggio principale, penso si chiami Lisa, no? Sì, esatto. E tra l'altro non è un nome che io ho scelto a caso, ma ho voluto dedicare questo romanzo, adesso so che farà un po' ridere, ma al mio primo cane, che al canile era stata nominata Lisa, poi io le ho cambiato il nome perché ho pensato avesse bisogno anche di staccare, però mi aveva colpito questo nome così dolce, così tenero, e soprattutto la sua storia, perché anche la storia della mia Lisa era una storia di difficoltà, di sopravvivenza, di una situazione, nel suo caso ovviamente non economica, ma comunque è una situazione difficile. E anche questa Lisa arriva dal Lazio, proprio come la mia Lisa, e parte col sogno di studiare a Trento, di concludere il suo anno di sociologia, una facoltà piuttosto famosa in questa città, e di laurearsi appunto a Trento in sociologia, così lascia Anzio, la sua città, saluta sua madre e con il poco bagaglio che ha si trasferisce appunto a Trento. E qui l'impatto è molto intenso perché si aspetta chiaramente una città nordica del nord Italia, ma effettivamente viene un po' travolta all'inizio da questo rigore, da questa freddezza, da questa precisione che da una parte le consente di studiare facilmente, di crearsi il suo piano di studi, di accedere a tutto quello che le serve, ma dall'altra la mette in grande difficoltà perché non riesce a fare amicizia, non riesce a inserirsi nell'ambiente. Quindi la prima sfida sarà proprio l'impatto con una città tanto diversa e lei la vedrà con gli occhi appunto di un'esterna. E come mai il tuo personaggio ha scelto proprio la facoltà di sociologia? Perché volevo mettere in luce la sensibilità di Lisa. Lei è una persona molto empatica, quindi riesce a entrare nelle dinamiche degli altri e vederne i punti di forza, quello che ancora si può salvare, quello che si può portare alla luce. E mi è sembrato che questo percorso di studi fosse uno dei più adatti, proprio perché c'è questa analisi, conoscenza dell'essere umano, ma anche dell'ambiente che lo circonda, quindi non è solo la psicologia, ma è proprio l'impatto che può avere la nostra vita, il nostro ambiente su di noi e sulle scelte che faremo. Ad esempio Lisa ha proprio difficoltà economiche, viene da una famiglia costituita da lei e sua madre
che ha vissuto grazie al volontariato, che ha trovato alloggi di fortuna, per cui dentro di sé ha una grande sensibilità che nasce anche dalla sua esperienza. E ho pensato che potesse essere proprio il suo desiderio quello di aiutare gli altri a superare quindi questo tipo di situazioni, come può essere appunto l'indigenza o difficoltà economiche o eventi improvvisi che ci cambiano la vita. Noi al sud abbiamo l'idea del Trentino come un luogo bomboniera perfetto, è un'idea che calza bene o non tanto. Allora, sicuramente devo ammettere che, a livello di servizi, di molte cose, ce la caviamo bene. Per il cittadino non è così difficile destreggiarsi in 1000 cose, è tutto abbastanza pulito e funzionante. Però questo animo di rigore poi si rispecchia sulla vita sociale e quindi spesso e volentieri diciamo che si tende a tenere dentro, quindi si tengono dentro i problemi, ma si tengono dentro anche le cose belle, quindi non c'è molta condivisione spesso. Per cui vediamo tutte queste strade pulite, magari questi balconi con i fiori, queste situazioni un po' idilliache che in realtà nascondono una certa tensione di doversi mostrare sempre perfetti, sempre ben vestiti, con tutto bene in famiglia, quindi non c'è mai questo sbottonarsi, questo cercare di coinvolgersi, anche ammettendo le debolezze che poi sono umane, sono possibili. Infatti Lisa incontrerà proprio una di queste famiglie tipiche trentine, la famiglia Zeni, durante il volontariato, perché chiaramente lei arriva grazie all'aiuto della Chiesa, anche se non è una gran frequentatrice, sua madre in qualche modo riesce a combinare un alloggio presso un convitto a Trento, in cambio lei offrirà un aiuto attraverso il volontariato e in questa sede conoscerà la signora Zeni, la capofamiglia diciamo di un nucleo piuttosto normale così a prima vista, ma che in realtà nasconde tanti problemi. Quindi il primo impatto è di questa signora molto bella, benestante, alla quale non manca assolutamente nulla. Però Lisa con la sua sensibilità subito vede che questa signora non è molto felice, c'è qualcosa che non va sotto i begli abiti, i gioielli e questo sorriso un pochino forzato di circostanza sembra che stia un pochino barcollando e quindi inizia un po' a sentirsi legata, attratta da questa signora e dalla sua situazione. Senti, e secondo te come mai, parlando del Trentino, insomma, mi hai fatto venire in mente un po' la Norvegia, la Svezia, no? Che più o meno hanno le stesse caratteristiche sociologiche, no? Cioè sono posti bomboniera, ma poi in cui la gente cammina assieme, cammina a fianco, ma poi non si apre, non racconta qualcosa di sé. Come mai, secondo te, può esserci questo legame tra questi posti? Ma allora, per il Trentino sicuramente è un po' anche la morfologia del territorio, perché prima che le città diventassero vere e proprie città c'erano dei paesi, paesini e spesso erano anche lontani uno dall'altro, e gli inverni molto rigidi, la mancanza magari delle grandi piazze, per cui la vita si svolgeva più che altro all'interno delle case, magari alle case di montagna, quindi era molto difficile magari creare quelle situazioni di convivialità con altri che non facessero parte della tua famiglia e un po' credo che questa cosa sia rimasta anche dopo. In più c'è un rigore che nasce appunto sempre secondo me anche in parte dal tipo di territorio che ha bisogno di una cura quasi maniacale perché basta togliere l'albero nel posto sbagliato che scende la frana, quindi tutto deve essere perfettamente calcolato, i terrazzamenti per le coltivazioni e anche nella vita un po' si è trasferita questa idea che tutto deve essere perfetto perché il clima, la natura era, però poi è rimasto probabilmente in testa talmente impervia che bastava fare un passo falso per perdere tutto e ritrovarsi soli. E penso sia rimasto questa rigidità, questo senso di devo sopravvivere, devo pensare alla mia famiglia, alla nostra piccola casa perché è già tanto pensare a quello. Quindi un clima di sì, cooperazione in senso più ampio, però alla fine anche di mantenimento, di sopravvivenza
a lunghi inverni, a buio, freddo, animali. E poi anche adesso che viviamo comodamente nelle città, probabilmente è rimasta questa idea di doversi proteggere in qualche modo, perché anche se abbiamo la piazza, un po' più di vitalità adesso, non c'è quel clima. Io lo vedo quando vado per motivi di studio a Bologna o in Veneto, o magari mi sposto più a sud, c'è un altro tipo di vicinanza, di convivialità, si vive la città pienamente, lo si fa in modo anche a volte spontaneo, e penso che questa spontaneità qui manchi, c'è molta programmazione, c'è molta attenzione, e questo rende le persone un po' più rigide, anche un pochino più diffidenti verso tutto quello che viene dall'esterno, che potrebbe in qualche modo mettere in crisi un equilibrio un po' precario, diciamo. Quindi c'è anche un'insicurezza, secondo me, di base. E vabbè, l'hai detto prima tu, e quanto questo ordine esterno poi può diventare disordine interno, no? Perché poi non aprirsi, non tenersi tutto dentro, no? Ha accennato ad alcolismo ed altre problematiche che tratti nel romanzo. Che connessione c'è? Sì, certo. Allora, in questa famiglia Lisa appunto viene presa in simpatia da questa signora che subito la invita a cena perché vuole farle conoscere i suoi figli. In particolare Lisa conosce due dei suoi figli, mentre il marito non c'è mai, è questo medico, è un po' anche politico che non è mai a casa, si fa sempre gli affari suoi. E Lisa capisce che c'è un posto a tavola mancante, cioè in realtà i fratelli sono tre, però nessuno parla di questo terzo fratello, se ne vedono sempre solo due. Quindi Lisa inizia un po' a conoscere la famiglia e prende in simpatia il figlio più grande e il figlio medio della famiglia, appunto, Stefano, e lo trova un ragazzo gentile, cortese, dalle belle maniere, vestito in modo impeccabile, con una bella macchina, e quindi ovvio che all'inizio si lascia un po' affascinare da questi modi molto sicuri e gentili, però capisce che c'è qualcosa che non va, dentro di lui c'è anche una rabbia veramente disfunzionale, non quasi tossica, e pian piano capisce che questa rabbia nasce dall'assenza di suo fratello maggiore, Giacomo, che non si trova in casa perché in realtà è un tossicodipendente e quindi sta seguendo un programma per ripulirsi in qualche modo, quindi riuscire a sopravvivere sulle sue gambe senza doversi basare invece sull'assunzione di sostanze. E Elisa ne rimane un pochino sconvolta perché pensa dentro di sé com'è possibile che una famiglia perfetta, che ha tutto, dove i figli hanno i mezzi per studiare, per viaggiare, per chiedere aiuto, per farsi sostenere, avere tanti problemi, ma soprattutto rimane sconvolta dal modo in cui loro cercano di nasconderlo, perché nessuno parla di questo figlio, nessuno parla dei suoi problemi, sono tutti molto tesi, camminano sui cocci di vetro cercando di non farsi male perché non devono urlare, per cui c'è tanta tensione che scoppia quando il figlio appunto più grande torna a casa, finalmente finisce il suo periodo di riabilitazione, quindi ritorna a casa e da lì ovviamente tutto si sconvolge, però non voglio dire troppo, ma diciamo che Lisa avrà un ruolo importantissimo nelle dinamiche di questa famiglia un po' così dalle apparenze un po' troppo sostenute, diciamo. Senti, e quanto questo libro, vabbè, in parte già l'hai detto, però la ripeto la domanda, quanto questo libro rispecchia, insomma, la realtà odierna del Trentino? Beh, sicuramente c'è un problema di dipendenza che tra l'altro negli ultimi tempi sta peggiorando. Cioè, almeno lo vedo anche dal mio quartiere, c'è sicuramente un pochino più di scambio, di traffico, diciamo, per non usare termini che potrebbero poi andare a farci togliere il video. E c'è molto appoggio sull'alcol, quindi si beve tantissimo, questa è una cosa che c'è sempre stata, ma permane. Da una parte c'è una gioventù più consapevole di molte cose, sicuramente grazie a internet, agli scambi, al fatto che si vive in un mondo un pochino più connesso, diciamo,
molti sono più consapevoli di quello che succede e anche dei pericoli che ci sono. Tanti però probabilmente non avendo questa sicurezza, questa rete di amicizia o di famiglia molto forte, molto solida, e dovendo sostenere spesso dei ruoli di perfezione o comunque di dare un'idea di famiglia pulita, di famiglia benestante, di famiglia che funziona, dover anche tenere un ruolo oltre crescere che è già un lavoro a tempo pieno, spesso scatena poi la necessità di appoggiarsi purtroppo a delle altre cose che possono essere stare davanti al cellulare tutto il giorno per annegare la propria frustrazione, oppure farsi aiutare dalle dipendenze, tra virgolette, farsi aiutare, ma quando manca l'aiuto, magari il supporto di amici, di famiglia, dell'ambiente scolastico e di altri tipi di reti, ovviamente tante persone cedono e si ritrovano proprio risucchiati in qualcosa della quale non hanno controllo. Io penso una cosa, che è difficile di per sé vendere libri, no? Soprattutto se è un romanzo che non è un tema specifico, quindi penso soprattutto sui romanzi, un lettore sceglie un autore e quindi puntiamo, a parte per non spoilerare poi troppo il libro, perché poi se continui a raccontare, insomma, però secondo me è molto interessante poi conoscere l'autore. E, anche perché poi se andiamo sugli autori, diciamo, più grandi, tra virgolette, perché non lo sono, no? Sono un luogo comune, però vengono scelti non per come scrivono, ma vengono scelti perché sono conosciuti e quindi magari ho collezionato il primo libro, poi compro il secondo, il terzo, no? Eccetera. E quindi la nostra idea è quella di promuovere autori più che promuovere i libri, no? Anche perché, ti ripeto, cioè, se no spoileriamo troppo il libro e nessuno lo legge. Giustamente. E di te mi ha colpito molto l'energia di quella tua lettera in cui denunciavi, tra virgolette, una, chiamiamola noncuranza, indifferenza, che poi ce la siamo sentiti sulla pelle tutti noi nuovi scrittori, tra virgolette, cioè l'idea di voler comunicare qualcosa e che poi non c'è nessuno, magari a parte il giro degli amici, ma non c'è nessuno, ma forse a volte anche gli amici non fanno parte di questo giro, però non c'è nessuno interessato a dare ascolto, a dare voce anche a una presentazione del tuo libro. Io per primo, insomma, ho scritto a diversi canali YouTube che non mi hanno neanche risposto, e quindi quando ho letto quella tua lettera emessa da segnalata da un'amica, poi mi ha fatto veramente piacere invitarti a far parte di questo spazio web che, come dico a tutti gli autori che passano qui, è vostro, quindi quando volete, avete un video simpatico sul vostro libro, giratemelo, io ve lo pubblico sempre insomma. Naturalmente mi applico di più a condividere le chiacchierate che facciamo che i video di per sé, però avere una presenza anche per gli algoritmi è molto importante per riuscire poi a rintracciare o far emergere tra i motori di ricerca i nostri libri. E quindi mi ha colpito questa tua energia e vabbè, poi ti farò altre domande. Raccontami, Veronica, in questa veste, insomma. Ma diciamo che dopo aver già pubblicato un romanzo e quindi conoscendo un po' le dinamiche di questo mondo, non mi aspettavo nulla di specifico, questo sia chiaro, non è che mi aspettavo un tappeto rosso, complimenti ai fiori. Però mi ha un po' stupito il fatto che il primo romanzo era ambientato in Giappone, quindi potevo anche immaginare che forse a livello locale uno potesse anche dire, bah, sai, insomma, del Giappone non so nulla, quindi. Però un libro ambientato in Trentino non è che sia una cosa così presente tra gli scaffali, non ce ne sono molti. Io solitamente parlo di montagna, giustamente, di esplorazioni, di trekking, della natura o di turismo. E quindi quando c'è una storia invece proprio romanzata che entra un po' più nelle dinamiche, ho pensato, beh, ma almeno mi propongo a qualche quotidiano locale, mi propongo a qualche radio, a delle librerie,
però diciamo che non ci sono state molte risposte positive, anzi direi il contrario. E mi è spiaciuto perché poi la lettera lì si è scatenata dal fatto che un quotidiano al quale io avevo scritto pubblica questo articolo dicendo tantissimi complimenti a questa TikToker trentina perché coi suoi 1000 follower, non mi ricordo neanche quanti fossero, ha avuto la possibilità di scrivere un libro e quindi adesso pubblica questo libro. E la cosa mi ha un pochino sconvolta, più che altro perché c'è questo processo inverso, come dicevi giustamente tu all'inizio, per cui non si guarda più il contenuto di un romanzo, ma più se l'autore ha seguito, se ha venduto molto, se crea attenzione mediatica, per cui da quel momento tutti possono pubblicare, noi lo sappiamo, i calciatori, i presentatori TV, gli chef, tutti pubblicano un libro perché avendo seguito la casa editrice gli dà fiducia e dice ma sì, questo lo conoscono, quindi facciamogli scrivere un bel libro. E quindi per noi autori emergenti già è difficile essere presenti sugli scaffali, già è difficile emergere sul web, figuriamoci se persino quelle, questi 4 giornali locali, insomma, che spesso riempiono le pagine con notizie, si vede un po' anche per riempire, perché effettivamente a Trento per fortuna non succedono tante cose sconvolgenti, quindi la sezione cultura è bella piena perché c'è spazio per poter parlare anche di quello, insomma. Però niente, non c'è stato nessun tipo di riscontro e quindi mi è spiaciuto, ho voluto dirlo ad alta voce per una volta, prendermi questo piccolo spazio tra i pochi che avrebbero letto, ma penso che fosse una cosa più che altro condivisa tra noi autori, che cerchiamo di metterci il cuore per presentare qualcosa che viene da noi, come accade nella musica adesso, poi tra l'altro in tutte le arti, ma il mondo ormai ha delle dinamiche commerciali velocissime, forse molto più veloci che 20 anni fa, quindi quando esce un libro nel contempo ne sono usciti altri 20, perché tra Amazon, tra l'autopubblicazione, tra le case editrici a pagamento diventa difficilissimo. C'è un'offerta che supera di gran lunga la domanda e noi italiani leggiamo poco. Quindi Guarda, io sono in determinati giri in cui veramente poi viene scelta la persona, una persona come te, no? Che ha dei contenuti profondi e quindi li vuole raccontare, cioè non è interessata poi a sentire o a leggere il libro del calciatore, capito? Quindi secondo me noi abbiamo anche questo compito sociale, quello di ripartire dalla base, no? E creare cultura ripartendo dalla base, perché quella che ci viene somministrata dall'alto ormai non è è una sottocultura stracciata praticamente, piena di scarsi valori che poi portano alla storia del tuo libro. E quindi in effetti, io in uno dei 2 libri che ho scritto ho detto che praticamente questa cosa è voluta perché vogliono poi, se anche il Trentino è specchio di questa società, significa che poi il meccanismo che abbiamo in alto è proprio costruito e organizzato bene per arrivare a questo, cioè distruggere la cultura, distruggere i valori e quindi poi portarci a differenziarci, ad essere sofferenti, ad essere la famiglia che descrivi nel tuo libro. Cosa ne pensi? no, sicuramente sono d'accordo. Penso che la cosa ci sia un po' sfuggita di mano, soprattutto negli ultimi tempi. C'è tanto isolamento, le persone sono tanto tanto sole e questo si rispecchia poi anche nelle loro scelte d'acquisto in generale, perché anche acquistare diventa un modo per sentirsi meno soli, quindi se tutti i miei amici acquistano un certo telefono, un certo paio di scarpe, diventa uno strumento politico, diventa uno strumento sociale, mi posso inserire, posso essere riconosciuto. E in questo penso che anche le arti, la lettura, la musica in generale stiano soffrendo lo stesso processo. Quindi c'è chi dà un messaggio che magari è molto trendy in questo momento, fa notizia e quindi tutti cercano di acquistare quel libro perché parla di argomenti di attualità e poi ci sono invece temi più universali che pian piano stiamo perdendo, che voglio dire ci sono libri scritti
centinaia di anni fa, che ancora oggi sono estremamente attuali, perché non è scritto per una certa categoria o per una certa persona, è scritto per tutti e in questo modo chiunque ci si può riconoscere, mentre ora tendiamo un po' ad accontentare alcuni meccanismi per cercare poi di avere una piccola nicchia di persone che si riconoscono, solo che questi sono flussi che magari passano, si evolvono, cambiano ancora. E cosa resta dei nostri contenuti? Ci si potranno riconoscere poche persone e quindi non saranno più universali, saranno specializzati. Invece io credo che l'arte abbia il compito di arrivare a tutti, di essere umili, di fare questo passo indietro dove il messaggio deve essere universale e secondo me se si scrive col cuore anche testi tecnici, anche approfondimenti, cioè anche quello può dare un contributo. Tutto quello che noi mettiamo là fuori è proprio uno strumento e penso che chiaramente certe, diciamo, dinamiche più in alto di noi lo sanno bene perché lo vediamo nei film, nelle serie TV, che ultimamente chiudono dopo poco, perché la gente non ci si riconosce più, non riesce a empatizzare, c'è poco personaggio e magari tanto messaggio. E una volta che il messaggio è esaurito non ti resta più l'affetto verso il tuo personaggio. E siamo un po' in questo movimento così. Sembra di un po' essere in quelle maree dove tutta la corrente va in una direzione, poi si formano quei flussi invece che vanno in un'altra direzione. Alla fine siamo tutti nello stesso mare, però veniamo un po' sbattuti di qua e di là. Per cui Un po' vediamo. la fiumana di Verga, no? Che cerca di travolgerci e poi chi cerca di ostacolarla, insomma, cioè, insomma resiste, va, diciamo così. E quanto di questa universalità c'è nel tuo libro? Ma io ho cercato proprio di partire dalla cosa più, penso importante, la nostra missione di vita che caratterizza ogni essere umano quando nasce, crescere, evolversi, andarsene con qualcosa, avendo lasciato qualcosa, avendo fatto un percorso. Quindi la crescita personale è il tema forse principale. È sono tutti personaggi che in qualche modo riescono a prendere la loro situazione personale e a farne qualcosa di nuovo, di diverso, incentivarsi a cambiare. E questo penso valga per tutti, per quanto magari a volte facciamo finta di niente o che le sfide siano solo delle cattiverie, delle sfortune, però poi ci rendiamo conto che ogni sfida nella vita ci aiuta a crescere, a essere migliori, a lasciare qualcosa di importante. E penso che più universale di così. Senti Veronica, ho Sì, intuito delle cose di te, no? Relativamente alle tue passioni, forse ai tuoi interessi, forse anche al tuo lavoro. sì, certo. Allora, io ho avuto un percorso di vita un pochino variegato perché mi annoio facilmente, più che altro mi piace provare tante cose, tante passioni, quindi ho iniziato a studiare design per l'industria alle scuole superiori, poi però mi appassionava anche l'archeologia, poi mi appassionava il Giappone, quindi ho studiato un paio d'anni giapponese, lingua giapponese e lingue orientali in generale alla Ca' Foscari di Venezia, poi mi sono trasferita negli Stati Uniti per fare la ragazza alla pari, sono tornata e mi sono laureata in economia, quindi mi piacciono tante cose mi appassionano, poi è chiaro che a un certo punto si deve capire anche qual è la propria strada. E dopo un paio d'anni, no, un po' più di un paio d'anni, un po' di anni in ufficio lavorando nel marketing e nella comunicazione, mi sono resa conto che c'erano tanti modi per comunicare e per portare i propri messaggi e forse all'interno di quella realtà dove lo scopo ovviamente è vendere, giustamente, non era il modo per me ideale per dare il messaggio che portavo dentro. E da lì ho iniziato un percorso personale per motivi di salute principalmente, di Tai Chi e Qigong. Prima ho fatto arti marziali standard come ad esempio la Muay Thai o il karate, però sentivo che mi mancava qualcosa di più profondo, che andasse più dentro
e queste discipline mi hanno cambiato la vita, mi hanno appassionato tantissimo fino a farle diventare il mio lavoro, perché penso che una persona equilibrata, una persona allineata, poi riesca anche a essere una persona migliore per gli altri. Quindi questa cosa molto bella del taoismo è che prendersi cura di sé non è egoista, anzi è un modo proprio per portare benessere anche agli altri, perché quando siamo lamentosi, stanchi, non troviamo un equilibrio, tiriamo giù anche gli altri con noi, tendiamo a essere un po' un peso. Quando invece ritroviamo il nostro centro, ci sentiamo più sicuri, riusciamo a essere più connessi, possiamo aiutare anche gli altri, per cui è un atto proprio di consapevolezza. E quindi l'ho trovato interessante perché finalmente avevo trovato una disciplina che univa la filosofia, la spiritualità con il benessere e pertanto mi ci sono dedicata proprio a tempo pieno. Quindi è diventato il tuo lavoro questo? Sì, principalmente, poi insegno anche altre discipline, però diciamo è quello che sto continuando a studiare, che porto avanti, per il quale spendo tanto tempo, leggo, mi informo, perché più ci vado dentro, più mi rendo conto che è interessante, complesso, ma anche molto bello. Quindi adesso sono qua. Veronica, adesso presentiamo un attimo la copertina del tuo libro e poi passiamo all'ultima domanda, prima non ti voglio trattenere troppo tempo. A proposito di Lisa, potrebbe essere definito un romanzo di formazione in cui si narrano le vicende di una ragazza che giunge nella città di Trento con poche cose, ma un bagaglio colmo di sogni e di speranze. Lisa, la protagonista, incarna perfettamente quella voglia e quel desiderio di riscatto a cui molte persone aspirano, ma che per qualche motivo non riescono a raggiungere. Confrontandosi con le contraddizioni della società trentina, grazie alla sua visione da esterna e la sua innata curiosità, la ragazza finirà per immergersi tra le pieghe irregolari di una famiglia spigolosa che assomiglia fin troppo all'orografia severa del territorio. La tranquilla vita universitaria di Lisa verrà infatti sconvolta quando si intreccerà con le dinamiche complesse della famiglia Zeni, dando il via a una serie di eventi che permetteranno a tutti i protagonisti di confrontarsi con i loro demoni e di riappacificarsi con la loro stessa vita. Qui siamo nuovamente con Veronica e l'ultima domanda che volevo farle è come mai un lettore dovrebbe prima comprare il tuo libro e poi leggerlo? Penso che ci sia un filo di connessione interessante anche tra le generazioni, che forse ad oggi con tutti questi linguaggi tecnologici stiamo un po' perdendo, forse non c'è mai davvero stato. E io ho voluto inserire in questo libro proprio questo filo di connessione tra la crescita personale, la crescita sociale, ma anche la crescita familiare, perché penso che siano cose che poi alla fine vanno di pari passo. E quindi se una persona ha voglia di una lettura dove ci sono le emozioni, dove c'è un percorso di crescita, dove c'è anche uno sguardo a volte un pochino, possiamo dire, naif sulla vita, che poi però diventa invece un punto di forza, quindi riuscire a trasformare l'ingenuità più gentile in un motore che riesce a muovere tante persone, allora forse questa potrebbe essere la lettura per loro. Non è neanche un romanzo molto lungo, perché insomma sono neanche 300 pagine e chi l'ha letto ha detto che scorre abbastanza veloce, quindi e poi c'è anche qualche colpo di scena che a volte nei romanzi di formazione non ci si aspetta, invece c'è qualche emozione, qualche cambio di prospettiva che magari il lettore non si immagina, per cui insomma intrattiene, o così le recensioni finora mi hanno detto. Io l'ho scritto col cuore perché sono la prima che si annoia facilmente, come dicevo, quindi doveva essere una storia prima di tutto avvincente per me che lo stavo scrivendo. Adoro i dialoghi, quindi non sono eccessivi, però ci sono e sono una parte che mi piace tanto,
perché trovo che esplorino bene le connessioni tra le persone. E poi se vi piace il territorio trentino, ma volete uno sguardo un po' più a 360 gradi, anche questo potrebbe essere interessante. Veronica, lasciaci con un bel saluto a chi ci ha ascoltato oggi. Grazie mille per aver seguito fino a qui questo video e spero che qualsiasi lettura decidiate di fare, di intraprendere, lo facciate proprio per aprire di più la mente, il vostro cuore, perché proprio abbiamo bisogno di connetterci, di essere un po' più profondi, lo dobbiamo a noi stessi e anche agli altri. Quindi grazie mille. Grazie a te per essere stata con noi. Veronica, questa è casa tua, quindi quando vuoi sai come contattarmi, anche per l'altro libro, insomma, sarebbe un grande piacere. Penso che comunque anche questa chiacchierata ha toccato a livelli altissimi e grazie a Veronica. Arrivederci a tutti. Grazie. Il gusto amaro dell'uva, romanzo di Daniela Colombo. Questo romanzo è dedicato a tutte quelle persone che hanno perso il loro nome, che non sanno più chi sono, quelle a cui l'alcol le ha private della loro identità, lasciando in cambio la propria etichetta e il proprio marchio. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.